Si dice che per costruire il futuro, a volte, bisogna seppellire il passato. Ma nel 750 d.C. gli Abbasidi non si limitarono a seppellirlo, lo massacrarono. Immaginate un banchetto di riconciliazione. Gli invitati sono i principi della dinastia rivale, gli Omayyadi. Sembra un gesto di pace, ma è una trappola mortale. In pochi istanti, le spade vengono sguainate e la cena si trasforma in una mattanza. Le cronache raccontano che i vincitori stesero tappeti di cuoio sopra i corpi dei caduti, alcuni ancora agonizzanti, e vi banchettarono sopra, mangiando al ritmo dei gemiti dei loro nemici. Eppure, da questo atto di brutale ferocia non nacque un regno di terrore, ma l'impero più illuminato, scientificamente avanzato e ricco che il mondo avesse mai visto. Dalle rive insanguinate del fiume Zab allo splendore accecante di Baghdad, questa è la storia di come il califfato abbaside ha impugnato la spada per proteggere la penna, dando vita all'età dell'oro dell'Islam, prima di svanire, secoli dopo, sotto gli zoccoli dei cavalli mongoli. Benvenuti su Medioevo in guerra. Per comprendere l'ascesa degli Abbasidi, dobbiamo prima guardare al nemico che essi giurarono di distruggere, il califfato Omayyade. Verso la metà dell'VIII secolo, l'Islam governava su un territorio immenso, dalla Spagna ai confini della Cina. Tuttavia, all'interno di questo colosso, si stava allargando una frattura insanabile. Gli Omayyadi governavano da Damasco come re arabi, favorendo un'aristocrazia tribale che trattava i Mawali, i musulmani non arabi, in particolare i persiani, come cittadini di seconda classe. Pagavano tasse più alte, erano esclusi dai ranghi militari d'élite e venivano trattati con disprezzo. L'impero era una polveriera e gli Abbasidi possedevano la scintilla. La loro pretesa al trono era forte, radicata nel sangue stesso del profeta. Discendevano infatti da Abbas, zio di Maometto. Ma la legittimità non basta per vincere una guerra, servono strategia e propaganda. E qui entra in gioco una delle figure più enigmatiche e letali della storia islamica, Abu Muslim al-Khurasani. Spostiamoci nel Khorasan, nell'attuale Iran orientale. Una regione di frontiera, aspra, popolata da guerrieri temprati dalle continue scaramucce contro i turchi dell'Asia centrale. È qui che, nel 747 d.C., Abu Muslim srotolò per la prima volta i famosi stendardi neri. Il nero non era un colore scelto a caso, era il colore della vendetta, il colore associato alle profezie apocalittiche che annunciavano la venuta di un Mahdi, un salvatore che avrebbe ripristinato la giustizia sulla terra. La rivoluzione abbaside non fu una semplice ribellione, ma un'operazione militare meticolosamente organizzata. Abu Muslim reclutò un esercito misto, unendo il risentimento persiano alla pietà religiosa araba, creando una forza coesa non dalla tribù, ma dall'ideologia. Mentre le armate omayyadi erano stanche, disperse per sedare rivolte in Nord Africa e impantanate in faide tribali, l'onda nera scese dalle montagne dell'est. Il punto di non ritorno si consumò sulle rive del fiume Grande Zab, nell'attuale Iraq, nel gennaio del 750. Lo scontro fu epocale. Il califfo Omayyade, Marwan II, portò sul campo un esercito numeroso, stimato da alcune fonti storiche in oltre 100.000 uomini. Ma era un gigante dai piedi d'argilla. Il morale era a terra e molti dei suoi soldati nutrivano simpatie per i ribelli. Dall'altra parte del fiume, l'esercito abbaside, comandato da Abdallah ibn Ali, adottò una tattica difensiva che si rivelò devastante, un muro di lance. Quando la cavalleria omayyade caricò, si infranse contro la disciplina delle fanterie del Khorasan. Le cronache narrano che Marwan, nel disperato tentativo di motivare le sue truppe, offrì ricompense in oro, ma questo gesto venne interpretato come un segnale di debolezza e disperazione. La linea omayyade crollò. La ritirata si trasformò in un massacro. Migliaia di soldati annegarono nelle acque gelide dello Zab nel tentativo di fuggire. La vittoria fu totale. Marwan II fuggì in Egitto, dove fu braccato e ucciso pochi mesi dopo, segnando la fine del dominio siriano sull'Islam. A Kufa, in Iraq, Abu al-Abbas fu proclamato primo califfo della nuova dinastia. Assunse il titolo onorifico di al-Saffa, che spesso viene tradotto come il generoso, ma che porta con sé un'etimologia ben più sinistra e letterale, colui che versa il sangue. E sangue ne fu versato. Per assicurarsi che la Fenice Omayyade non risorgesse mai più dalle sue ceneri, gli Abbasidi lanciarono una caccia all'uomo sistematica.
Ogni membro maschile della vecchia famiglia reale venne perseguitato. Solo un giovane principe, Abd al-Rahman, riuscì a sfuggire alla mattanza, intraprendendo una fuga rocambolesca che lo avrebbe portato fino in Spagna, dove avrebbe fondato l'Emirato di Cordoba. Ma a Oriente, il vecchio ordine era morto. Gli stendardi neri sventolavano ora sul cuore del mondo islamico e la capitale del potere stava per spostarsi. L'era araba era finita, stava iniziando l'era imperiale persiana islamica. La rivoluzione era stata vinta col sangue, ma un impero non può reggersi solo sulla paura. Al-Saffa morì giovane, lasciando il peso della corona a suo fratello, Abu Ja'far al-Mansur. Se il primo era stato il versatore di sangue, il secondo era l'architetto, freddo, calcolatore, paranoico e brillante. Al-Mansur capì subito che Damasco, la vecchia capitale omayyade, era avvelenata dai ricordi del passato regime. Kufa, la base dei suoi sostenitori, era troppo instabile e ribelle. Aveva bisogno di un luogo nuovo, una tabula rasa su cui incidere il futuro della dinastia. Cercava un luogo che fosse protetto dalla geografia e aperto al commercio. Lo trovò in un piccolo villaggio persiano situato nel punto in cui i due grandi fiumi, il Tigri e l'Eufrate, scorrono così vicini da sembrare quasi toccarsi. Il nome del villaggio era Baghdad. Ma al-Mansur non voleva costruire una semplice città, voleva creare un modello dell'universo. Il 30 luglio del 762 d.C., una data scelta con estrema cura dagli astrologi di corte per garantire prosperità, iniziarono i lavori. Il progetto non aveva precedenti. Ispirandosi alle antiche cittadelle sasanidi, al-Mansur ordinò che la città fosse un cerchio perfetto. Questa non era una metropoli organica nata dal caos, ma una fortezza geometrica, un'astrazione matematica tradotta in mattoni cotti al sole. Al centro esatto del cerchio sorgeva il palazzo del califfo, il KSR al-Dahab, Palazzo d'Oro, sormontato da una cupola verde visibile da chilometri di distanza, e la grande moschea. Intorno a questo nucleo sacro, un vasto spazio vuoto fungeva da zona cuscinetto, separando il sovrano dai suoi sudditi. La città rotonda, ufficialmente chiamata Madinat al-Salam, città della pace, era protetta da 3 cerchie di mura concentriche, fossati e porte di ferro così pesanti da richiedere squadre di uomini per essere aperte. Le 4 porte erano orientate verso i 4 angoli dell'impero: Kufa, Basra, Khorasan e Damasco. Era un messaggio politico chiaro: tutte le strade portano qui, e da qui l'occhio del califfo vede tutto. Questa nuova capitale segnò un cambiamento tettonico nella natura stessa dell'impero. Con lo spostamento del baricentro dall'area mediterranea della Siria verso l'Iraq e la Persia, l'identità araba iniziò a fondersi con le millenarie tradizioni persiane. La corte abbandonò la semplicità tribale dei primi tempi per abbracciare un cerimoniale sfarzoso e una burocrazia complessa. Al fianco del califfo non c'erano più solo generali beduini, ma visiri e amministratori persiani, come la potente famiglia dei Barmecidi, che gestivano l'impero come una macchina efficiente. L'esercito stesso cambiò. Il nucleo delle forze armate divenne la Khurasaniya, i fedeli guerrieri dell'est che avevano portato gli abbasidi al potere, alloggiati nei sobborghi militari fuori dalle mura rotonde. In pochi decenni, Baghdad esplose oltre i confini del progetto originale di al-Mansur. Divenne una metropoli tentacolare di 1 milione di abitanti, un formicaio di mercanti, spie, scienziati e poeti. I moli sul Tigri brulicavano di navi provenienti dalla Cina, dall'India e dall'Africa orientale. Ma mentre la ricchezza affluiva nelle casse del tesoro, trasformando Baghdad nella città più ricca della terra, all'orizzonte si profilavano nuove sfide. Un impero così vasto e colto aveva bisogno di essere difeso non solo con le mura, ma con la diplomazia e, paradossalmente, con la scienza. Se Baghdad era il corpo dell'impero, la Beit al-Hikma, la casa della sapienza, ne era il cervello. Sotto il regno del leggendario Harun al-Rashid, il califfo immortalato nelle 1001 notte, e di suo figlio al-Mamun, il califfato lanciò la più grande campagna di acquisizione intellettuale della storia umana. Non si trattava di semplice collezionismo. Era un progetto di Stato. Gli abbasidi inviavano agenti a Costantinopoli e in India con borse piene d'oro non per comprare armi, ma per comprare libri. Manoscritti di Aristotele, Galeno, Tolomeo ed Euclide venivano portati a Baghdad e tradotti in arabo con una frenesia quasi industriale. Si diceva che il califfo pagasse il peso di un libro tradotto in oro puro.
Ma non lasciatevi ingannare dall'immagine romantica del califfo studioso. Harun al-Rashid era, prima di ogni altra cosa, un signore della guerra. La sicurezza di Baghdad e i fondi per la Casa della Sapienza dipendevano dalla spada. Il confine con l'impero bizantino, in Anatolia, era una ferita aperta che sanguinava ogni estate. Le Saif al-Dawla, le spade dello Stato, conducevano incursioni annuali chiamate razzia in territorio cristiano. L'episodio più celebre di questo scontro di civiltà avvenne nell'802 d.C. l'imperatrice bizantina Irene, che aveva mantenuto una pace costosa pagando tributi a Baghdad, fu deposta dal logoteta Niceforo I. Il nuovo imperatore, deciso a mostrare i muscoli, rifiutò di pagare il tributo e inviò una lettera provocatoria ad Harun al-Rashid, chiedendo la restituzione dell'oro versato in precedenza e definendo la precedente imperatrice una pedina debole. La risposta di Harun al-Rashid è passata alla storia per la sua brevità glaciale e la sua violenza implicita. Non dettò un trattato diplomatico. Scrisse sul retro della lettera stessa dell'imperatore: «Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Da Harun, comandante dei fedeli, a Niceforo, cane dei Romani. Ho letto la tua lettera. La risposta non la udrai, la vedrai». E Niceforo la vide. Harun mobilitò un esercito immenso, penetrando in profondità in Asia Minore, saccheggiando Eraclea e costringendo l'imperatore umiliato a ripristinare il tributo, questa volta aumentato di una tassa personale per la sua insolenza. Questa dimostrazione di forza non passò inosservata nemmeno in Europa. Il potere degli Abbasidi era tale che persino Carlo Magno, il nuovo imperatore d'Occidente, cercò un'alleanza con loro in chiave anti-bizantina. Le cronache franche e arabe registrano scambi di ambasciatori e doni straordinari. Il più famoso? Un elefante bianco di nome Abul Abbas, che camminò dalle rive del Tigri fino alle foreste di Aquisgrana, simbolo vivente di un impero che non conosceva confini. Ma proprio mentre Harun al-Rashid portava il califfato al suo zenit, piantava involontariamente i semi della sua caduta. Alla sua morte, la decisione di dividere l'impero tra i suoi due figli scatenò una guerra civile brutale, la quarta fitna, che vide l'esercito di Baghdad assediare la stessa Baghdad. Le mura rotonde di al-Mansur furono bombardate dalle catapulte. L'età dell'oro continuava, ma le crepe nelle fondamenta stavano diventando voragini. Spesso, le decisioni più catastrofiche nascono dalle migliori intenzioni. Dopo la devastante guerra civile tra i figli di Harun al-Rashid, i nuovi califfi si ritrovarono con un problema cruciale: di chi potevano fidarsi? Le vecchie truppe arabe erano litigiose e divise tribalmente. I persiani erano diventati troppo potenti politicamente. Il califfo al-Mutasim credeva di aver trovato la soluzione perfetta. Se i sudditi liberi erano inaffidabili, avrebbe creato un esercito che non aveva altra lealtà se non verso di lui. Iniziò ad acquistare migliaia di giovani schiavi dalle steppe dell'Asia centrale, i turchi. Questi soldati, chiamati ghilman o mamelucchi, erano macchine da guerra formidabili. Nati a cavallo, maestri dell'arco composito, non avevano legami con la popolazione locale, non parlavano arabo e rispondevano solo al califfo. Sulla carta era la guardia pretoriana perfetta. Nella realtà, al-Mutasim aveva appena invitato i lupi a fare la guardia al gregge. La tensione esplose presto nelle strade di Baghdad. I ghilman galoppavano spericolati per i mercati, calpestando merci e persone e molestando le donne. La popolazione, furiosa, iniziò a ribellarsi, uccidendo i soldati turchi nei vicoli. Baghdad era diventata ingovernabile. Così, nell'836, al-Mutasim prese una decisione radicale: abbandonò Baghdad. Spostò l'intera corte circa 100 chilometri a nord, costruendo una nuova, immensa capitale dal nulla, Samarra. Era una città smisurata, estesa per decine di chilometri lungo il Tigri, dominata dalla famosa moschea con il minareto a spirale. Ma a differenza di Baghdad, Samarra non era una città commerciale. Era un gigantesco accampamento militare segregato, progettato per tenere i ghilman lontani dalla popolazione civile, ma soprattutto per tenere il califfo isolato con loro. L'isolamento si rivelò fatale. A Samarra, i califfi erano soli con le loro tigri. I generali turchi realizzarono presto che il potere non risiedeva in chi portava il titolo, ma in chi teneva la spada. La tragedia si consumò una notte dell'861.
Il califfo al-Mutawakkil, un uomo che aveva cercato di arginare lo strapotere turco, stava banchettando. In un complotto degno di Shakespeare, suo figlio si accordò con i capitani della guardia turca. Mentre il califfo beveva, i soldati irruppero nella sala, scostarono il figlio complice e fecero a pezzi il padre con le loro sciabole. Quell'omicidio aprì le porte dell'inferno. Iniziò il periodo noto come l'anarchia di Samarra. In soli 9 anni, 4 califfi furono innalzati al trono e poi assassinati o deposti dai generali turchi, spesso in modi umilianti. Il califfo, un tempo ombra di Dio sulla terra, era diventato un burattino che chiedeva l'elemosina per vivere, mentre l'impero intorno a lui andava in pezzi. Mentre a Samarra si giocava al massacro, le province periferiche si staccavano. In Egitto, in Iran e in Nord Africa sorgevano dinastie autonome. E nel sud dell'Iraq una massiccia rivolta di schiavi africani, la rivolta degli Zanj, devastava le piantagioni per anni, mettendo a nudo l'impotenza dell'esercito imperiale. Il gigante abbaside stava morendo dissanguato da 1000 tagli, troppo debole per notare la tempesta che si stava addensando all'orizzonte orientale. Siamo nel XIII secolo. Il califfato abbaside è ormai l'ombra di se stesso. Il potere politico è frammentato, ma Baghdad rimane il gioiello spirituale e culturale dell'Islam, una città convinta della sua invincibilità divina. Sul trono siede al-Mustasim, un califfo descritto dagli storici come debole, avaro e tragicamente arrogante. Credeva che se Baghdad fosse stata minacciata, l'intero mondo musulmano si sarebbe sollevato per difenderla. Si sbagliava. A est non si stava avvicinando un semplice esercito, ma una forza della natura. I mongoli, guidati da Hulagu Khan, nipote di Gengis Khan, avevano ricevuto un mandato chiaro dal Gran Khan in Cina, sottomettere il mondo fino all'Egitto. Chi si inchinava veniva risparmiato, chi resisteva veniva annientato. Hulagu inviò un ultimatum al califfo: abbatti le mura, riempi il fossato e vieni di persona a sottometterti. Al-Mustasim, mal consigliato dai suoi visiri e accecato dall'orgoglio, rispose con insulti, minacciando l'ira di Dio sui mongoli. Fu la condanna a morte della sua dinastia. Il 29 gennaio 1258 l'orda mongola arrivò. Non erano solo cavalieri delle steppe, portavano con sé i migliori ingegneri cinesi e persiani, macchine d'assedio colossali e polvere da sparo. Circondarono la città rotonda stringendola come un cappio. L'assedio durò appena 2 settimane. Il 10 febbraio, rendendosi conto che non c'erano soccorsi in arrivo, il califfo uscì dalla città per arrendersi, sperando nella clemenza. Ma i mongoli non conoscevano clemenza per chi aveva osato resistere. Quello che seguì fu un'apocalisse. Le dighe furono rotte per allagare i campi e impedire la fuga. I mongoli entrarono in città e diedero inizio a una settimana di saccheggio e massacro sistematico. Le stime delle vittime variano enormemente, da 200.000 a quasi 1 milione di morti. L'odore della morte era talmente forte che Hulagu dovette spostare il suo accampamento sopravvento. Ma la perdita più grande non fu in vite umane, bensì in conoscenza. La grande biblioteca, la casa della sapienza, fu distrutta. Secoli di trattati di medicina, astronomia, filosofia e matematica vennero gettati nel Tigri. I testimoni oculari dissero che le acque del fiume si tinsero prima di rosso per il sangue degli scienziati e dei filosofi uccisi, e poi di nero per l'inchiostro dei libri disciolti. Il fiume della conoscenza era diventato un fiume di fango. E il califfo? La sua fine è avvolta nella leggenda e nell'orrore. I mongoli avevano un tabù: non versare sangue reale sulla terra. Così, secondo il racconto di Marco Polo e di storici musulmani, avvolsero al-Mustasim in un prezioso tappeto persiano e vi fecero passare sopra i cavalli della cavalleria, calpestandolo a morte. Il 20 febbraio 1258 Baghdad era una rovina fumante. Il califfato abbaside, che aveva illuminato il mondo per mezzo millennio, era finito. L'età dell'oro islamica si chiuse non con un sussurro, ma con il boato delle mura che crollavano, lasciando all'umanità solo il ricordo di ciò che era stato l'impero della sapienza. Le ceneri di Baghdad si sono raffreddate da secoli e le ossa dei califfi sono polvere nel deserto. Tuttavia, Hulagu Khan non poté bruciare tutto. C'è una vittoria che la spada non può ottenere e che il fuoco non può cancellare. Se oggi usiamo la parola algebra,
se la medicina moderna affonda le sue radici negli studi di Avicenna, se navighiamo nel mondo digitale grazie agli algoritmi, termine che deriva dal nome del matematico Al-Khwarizmi, e se guardiamo il cielo notturno chiamando le stelle con nomi come Altair, Rigel o Betelgeuse, è perché lo spirito di quella Baghdad sopravvisse al rogo. I libri gettati nel Tigri sono perduti per sempre, ma ciò che fu salvato viaggiò verso ovest, accendendo la scintilla che avrebbe portato, secoli dopo, al Rinascimento europeo. L'impero di pietra e spade è crollato sotto gli zoccoli mongoli, ma l'impero della mente ha vinto la sua guerra contro il tempo. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso l'ascesa e la caduta del califfato abbaside. Se la storia di oggi vi ha appassionato, lasciate un mi piace, iscrivetevi a Medioevo in Guerra e attivate la campanella per non perdere le prossime battaglie. E ora, diteci nei commenti, quale altro grande impero volete veder sorgere e cadere nel prossimo video? Alla prossima storia!